In questo video sul corsivo vedremo come alcune lettere possono essere legate le une alle altre in un solo gesto, mentre invece ci sono delle lettere che hanno bisogno delle pause. Ciao a tutti, io sono Beatrice e sono molto contenta che siate qui con me oggi sul mio canale, perché oggi parliamo di legature, ma in particolar modo delle doppie, quindi vedremo come delle lettere del corsivo scritte a coppie o in triplette possono essere scritte in continuo e altre invece necessariamente devono essere fatte in più tratti. Partiamo con le lettere che non si possono legare tra loro. La prima lettera che prendo in considerazione è la A, quindi come vedete ha un trattino basso di partenza che può essere messo oppure no, un cerchio e una stina con un gancio nella parte inferiore. Questi tre elementi legati insieme ci danno la possibilità di costruire la nostra A. Evidentemente, come potete osservare in questa sequenza di A, devo per forza sollevare la penna e quindi farle staccate. La seconda lettera è molto simile perché ha una struttura uguale a quella della A, è la C, perché anziché essere un cerchio completo è solamente un semicerchio, ma anche qui dobbiamo fare un tratto e per forza di cose interromperci. Terza lettera presa in considerazione, la O. La O è sempre dello stesso gruppo proprio perché parte dal cerchio, quindi ha un trattino di partenza che possiamo tenere o omettere e un cerchio che però, se partiamo a tracciare dal punto giusto, possiamo chiudere con un gambetto che ci permette di fare la legatura con la lettera successiva. E quindi stacchiamo, però la lettera può essere fatta tutta in continuo. Quarta lettera, la Q. La Q anche questa è per forza slegata perché dobbiamo tracciare prima il cerchio e poi l'asta, che è la discendente di questa lettera, e poi per legarla alla lettera successiva dobbiamo fare un piccolo trattino di uscita, quindi vedete, faccio la lettera, poi il trattino di uscita e la leggo a quella successiva. Lettera D, quindi trattino di ingresso, un cerchio e una stina verticale per disegnare la nostra ascendente. Questi tre elementi sono tutti staccati e quindi per forza di cose la nostra lettera sarà staccata da quella successiva. In realtà esiste un modo per scrivere questa lettera praticamente in continuo e quindi magari la prenderemo in considerazione in un video successivo. Lettera G, quindi trattino di entrata, cerchiolino e anello, diciamo, nella parte inferiore della lettera. Anche qui, quindi, dobbiamo tenere staccate le nostre lettere perché usciamo con la nostra discendente e andiamo a prendere, dobbiamo ridisegnare il nostro cerchio, quindi partiamo dal lato opposto, da cui arriviamo con il gambetto. La lettera F ha questa asola alta e un'asta nella parte inferiore. Le F possono essere fatte in due modi diversi, infatti la vedrete una volta di qui, che è diciamo la versione che non permette di fare un tratto unico, e invece la vedremo anche nella versione con l'asola nella parte inferiore che permette di essere disegnata in continuo. La lettera X, la legatura della lettera X è un po' particolare, sono questi due tratti, uno inclinato in un verso e l'altro in un altro, che però vanno in continuo quando noi facciamo una legatura. Ora passiamo alle lettere che invece possono essere tracciate in continuo. La prima lettera che prendo in considerazione è la B, quindi vedete che è proprio un gesto unico, di conseguenza farò anche con la E, che ovviamente sono delle asole più piccole in continuo. La F, questa vedete il secondo modo in cui le ho tracciate, quindi con un'asola alta e un'asola bassa, e posso andare in continuo a creare la mia serie. Ovviamente la lettera L, che è uguale alla E, solo di dimensioni diverse. Poi abbiamo la H,
quindi con un'asola in alto e questa specie di gamba sotto, anche queste vanno in continuo. Ecco, chiaramente se io dovessi tracciare due lettere uguali, questo video è fatto più che altro per le doppie, cosa che ovviamente non mi capiterà mai di avere 2H, almeno non in italiano, però mi serve per capire che la legatura bassa la posso fare di seguito. Avete visto la U e la I che sono semplicemente delle onde, quindi posso andare in continuo. Per quello che riguarda la M e la N sono molto semplici le legature, l'unica cosa che devo stare attento è al cambio di direzione, quindi io sono in basso ma devo andare in alto a riprendere la curva. La P, anche questa direi semplice, la S è una delle più complicate proprio perché o facciamo questo ritorno sullo stesso tratto, facciamo queste specie, sembrano delle gocce. La R, che di per sé la legatura è semplice, quello che è complesso invece probabilmente da scrivere è la R in sé, quindi proprio come lettera. Qui sto tracciando le T, che non sono altro che, infatti le ho scritte vicino alle U e le I, proprio che perché sono uguali, la stessa forma, semplicemente sono le altezze diverse. Questa è la legatura delle V, che invece è una cosa che capita, quindi di avere una doppia V, è un po' ostica, è lo stesso per la V doppia, per il semplice fatto che io arrivo con una curva che va verso l'alto e devo ripartire con una curva invece che va verso il basso per fare la prima, diciamo, discesa della mia lettera. Quindi fate attenzione. Qui ho la Y, anche questa semplicissima perché io esco con la mia discendente, ritorno una legatura bassa e posso riprendere questa prima curva della Y che è uguale a quella della U in sostanza. Allo stesso modo la I lunga. Poi vedete la lettera K che è un po' più complicata, perché comunque è una lettera che non usiamo tantissimo e quindi forse è un po' più complicata da ricordare più che altro, ma non per quello che riguarda le legature, quindi dobbiamo alzarci come se facessimo una N, però aggiungere questi altri due tratti. La Z, questa pur essendo abbastanza comune anche nell'italiano, quindi l'idea di avere una doppia Z, però è difficile ricordarsi la legatura perché io arrivo bassa e devo riprendere il tratto invece alto della lettera e questa si può fare in continuo, è ammessa. Possiamo fare i trattini delle singole lettere oppure fare un trattino unico che copra la coppia di Z. Questo video è finito, io spero che vi sia stato utile e come sempre aspetto i vostri commenti. Buona giornata a tutti!